Già sto trasmettendo dal vivo, cari amiche e cari amici, eccomi qua ancora una volta con voi e vediamo un po' nella playlist perché voglio pubblicizzare, vediamo un po' questa live. Comunque una cosa che vi volevo documentare da un pezzo era che nonostante tutto l'aiuto della community e non è vero, io non ricevo molto aiuto perché non so, youtube mi dice che il 90% del mio pubblico è composto da non iscritti, capito? E quindi non vedo io vedo gli altri, i video degli altri, ma gli altri non mi vedono con la stessa intensità che io li guardo a loro. Allora dov'è la cosa, la faccenda? Non so, non funziona tanto bene come io mi sarei aspettato. Comunque adesso mettiamo nelle liste questo video, faccio subito ehm, qua mi chiedono se contenga contenuto a pagamento, magari mettiamo le tag che già mettiamo la data che è oggi, portatemi pazienza. Facciamo che per me permettere la ripetizione della chat. Sì, certo, la permetto la ripetizione della chat, ma guarda, perché no, non sarebbe permesso. Ecco, si sono conservati i cambi, vediamo un po'. E adesso qua pubblichiamo nella community. Voglio già mettere i metadata adesso perché ho avuto questo tempo notturno per fare le live. Oggi che non è uscita la live da Giuseppe Flaco Montefiore, e allora vabbè, la facciamo uscire sul mio canale. 9 febbraio. Non so quanto tempo potrò dedicare a questa live. Ultimamente peraltro ho molte ore di visualizzazione, ma l'adesione ai miei video degli iscritti è bassa. Tanto io non credo che voi non mi crediate.
ho ricevuto un sacco di commentari al mio ultimo video, però non ah, ecco qua, ecco, scusate che sono stato assente a guardare altre cose. Allora, bucataria lui madi, saluto, saluto caro bucataria, ti faccio moderatore. Finalmente ho beccato una live del caso san. Grazie wiffer, buonanotte anche a te. Buonasera Giorgio Scanu, quale argomento tratterai? Beh, non lo so, perché ho avuto tempo di fare un video. Siccome io ho già programmato un altro mio video, poi perché mi hai cancellato ehm, grazie Giorgio per suggerire di lasciare like, perché vuoi fare prima che io potessi leggere mi hai cancellato i tuoi chat. Vabbè, non lo voglio sapere, però grazie dei like, ne ho due e sono contento di avere due telespettatori. Beh, l'argomento, a parte il fatto che come potrete vedere la mia webcamera è schifosissima, ma non è un argomento interessante. Ehm, Caro Giorgio, eh, se voi ti poniamo delle domande, erano degli errori, caro San. Ah, bene, con me 4 likes, benissimo, grazie. Allora, non so, avevo iniziato a dire appunto che tutti noi gli amici di Flaco, Giuseppe Flaco Montefiore e di Costantino Ru, che partecipiamo nelle chat di Telegram e nelle chat dei loro live, ci seguiamo a vicenda. Però ultimamente questo non succede per me, perché YouTube mi dice che solo il 10% dei miei iscritti mi segue nei video. Vabbè, forse tutti fra tutti noi delle community di Flaco e di Costantino facciamo appena il 10% dei miei iscritti. Ah, bene, sono contento, però voglio dire, sì, e c'ho anche due dislike. Mi fa piacere perché in totale fa 7. Mi fa piacere che ci siano delle persone anche che esprimono un giudizio contrario. Significa che sono tutti voi siete degli ascoltatori sinceri, onesti e non comprati come quelli di qualche canale, perché tanto YouTube, se ci avete fatto caso, adesso io non posso prendere questa palletta di webcamera e inquadrare parti del monitor, perché altrimenti non si sarebbe un casino. Ma YouTube mette per esempio, qua ce l'ho in analytics, adesso sto nel computer, mette per esempio qua, dunque portata, eh, mette partecipazione, mi sembra, vediamo, perché nel cellulare si vede meglio tutto. Io mi sono abituato al cellulare, ma pubblico non lo so. Ehm, mette che i like e i dislike, ecco, eh, i like e i dislike hanno il valore di partecipazione da parte della gente. Quindi io non vorrei rivelare una cosa che magari poi farà desistere, ma ci sono individui che che piangono, no, mi hanno messo dislike. C'è gente che purtroppo addirittura è arrivata a dei provvedimenti estremi, ma in realtà sono delle reaction, i like e i dislike, cioè significa che la gente reagisce. Poi serve più a YouTube che non a me i dislike, nel senso che quando
uno mette dislike a un video, gli sta comunicando a YouTube che quel video non gli piace, quindi che video di quel tipo e soprattutto di quel canale non glieli raccomanderà più. E quindi a meno che non mi vengano a cercare per mettermi altri dislike, YouTube non gli farà più vedere i video miei. E quindi non è che a me ne può anche venire, nel senso che prendo in considerazione se ho ricevuto molti dislike, che magari c'è qualcosa che non va nel video. Allora in questo caso mi piacerebbe anche che chi mette dislike argomentasse, non perché deve giustificare il suo mettere dislike o il mettere like, per carità, ognuno fa quello che vuole. Mi vogliono mettere dislike, mi mettono dislike. E sì, ma non sono un santo, caro Wiffer, è che se mi mettono i dislike costruttivamente, io magari so perché, cosa faccio male nei video, che sono un eterno dilettante, e allora magari miglioro. Infatti ci sono persone che mi dicono il suono non è bello, l'immagine, la risoluzione dell'immagine non è bella, cioè, però in ogni caso voglio dire, se io ricevessi in questa live adesso 100.000 dislike, paradossalmente per YouTube io ho avuto tantissimo successo, perché a YouTube gli interessa il traffico che può produrre il video, non sì, sì, esatto, Giorgio e Wiffer lo mettono per dispetto, ma loro non sanno che invece mi fanno un favore, perché YouTube considera che il mio video ha generato reazioni, e allora significa che ha generato traffico, che ha generato interesse. E come dicono nel mondo dello spettacolo, come diceva Oscar Wilde, o bene o male, l'importante è che si parli di me. E quindi se genera interessamento, vuol dire che il mio video mobilita persone, perché se farebbe zero like, zero dislike e due o tre visualizzazioni, una cosa. Pensate che c'è stata una haters, che era una vaiana, io chiamavo mangiatrice di pizza e l'ananas, e ci ho dedicato dei video, che lei in un video me l'ha commentato, mi ha potuto mettere solo un dislike, ma in quel video mi ha fatto 150 commentari sfavorevoli, quindi ha generato 150 visualizzazioni. Cioè, se per me sarebbe stato bello che avesse commentato 150 volte tutti i miei 1200 video, ma avrebbe fatto un grandissimo favore. Anche se mi insultava, a me non me ne frega, mi avrebbero dato la monetizzazione 2 anni fa. Beh, sull'immagine hanno ragione, senza offesa San, ma dovresti comprare una nuova cam, potresti farti consigliare da qualcuno. Sì, sì, potrei anche iniziare le live con questo cellulare, non lo voglio usare troppo, perché è un cellulare che mia madre mi ha regalato a dicembre 2015, ma è una tecnologia del 2014. Poi adesso mi voleva comprare una camera fotografica, ma con questa faccenda, i negozi chiusi, noi non usciamo molto di casa, però poi per quello che devo dire io, non è che questa è una live che faccio soprattutto per i miei amici come voi, eh, e quindi non mi aspetto che ci sia un grande pubblico in queste live, anzi al contrario, di solito non c'è assolutamente un grande pubblico nelle mie live, sono nei video che a volte riscuotono più successo. Per esempio ho conosciuto Maradona, ha fatto 120 visuals in 5 giorni, niente. Un mio video di una settimana fa, per quello dubitavo se fare una live adesso. Conte e la crisi di governo, che cosa succede, il riassunto in 2 minuti, eccetera eccetera, ha fatto in una settimana 240 views, niente. Un video trasmesso in streaming, cresci con noi, bla bla bla, 197 visualizzazioni. Un altro mio video, sempre mi sembra fatto con la webcamera, 199 visualizzazioni.
invece un documentario come pannelli isolanti acustici e umidità per interni di gesso, 127 visualizzazioni, l'ho filmato un mese fa, cioè solo con 132 visualizzazioni, cioè io sto massimo 240 visualizzazioni. Poi ho fatto dei corti che insomma quello più largo, quello che ha avuto di più, ha fatto 528 visualizzazioni, ma insomma se andate a guardare tutti i miei video, soltanto quello su Gigi Proietti ha fatto 245 visualizzazioni. Poi di musica 100 200 168 248 un altro live, anche se 100 240 318 le live, anche se di bassa risoluzione. Solo un mio video fatto col cellulare, questo, il Nokia Asha 302, ha avuto 317 visualizzazioni, ma di 5 mesi fa. Quindi vedo che non è molto. Un altro video fatto col cellulare, 419 visualizzazioni 6 mesi fa, non è molto incisivo non si sta parlando di una differenza, di uno scarto di migliaia di visualizzazioni. Vedo che dipende tutto dal ho un'enorme partecipazione qua nella chat, come scorsa la chat, come, ma io vedo che non c'è molta relazione tra la qualità del video, la larghezza del video e gli argomenti trattati. A volte ricevo 400 visualizzazioni, a volte 90 100. Esatto, non c'è un motivo preciso, la gente va a simpatia. Però sai, sarebbe bello una nuova cam dai colori chiari, perfetti e vividi. Esatto, Wiffer. Però se io continuo a utilizzare il cellulare fabbricato che ho regalato a mia madre nel 2013, fabbricato nel 2011, piuttosto, per non consumare quello che è migliore, che utilizzo come tablet, è proprio perché io non posso riporre questa video e questa filmatrice, la posso utilizzare perché gli si è rotto il flessibile dello sportello, se la collego a un televisore. Pensa che monitor che ho, no, di 40 pollici per una filmatrice. Poi con un cavetto non posso andare in giro molto lontano a filmarmi, quindi sono tecnologicamente limitato. Ma tecnologicamente limitato perché dicono che non bisogna dirlo, ma io sono disoccupato, quindi è il grano che mi manca. E se no, certo, chiamerei Steven Spielberg per editare i miei video e George Lucas per filmarmi con un'equipe, lui fa da regista, però non ho i soldi. Invece dovrebbero valorizzare i contenuti. Ma guarda, o bene o male, caro Giorgio, l'importante è che guardino i video. Poi se non valorizzano niente, chi se ne frega, peggio per loro. 6 like e 3 dislike. 6 like e 2 dislike. Ci sono 4 spettatori, ma intanto parliamo io e il Giorgio. Adesso sono 5, mi sembra. No, sono 3. Forse, caro San, non dovresti mettere la bocca vicino al microfono, sarà per questo che rumoreggia. Ah, va bene, perché io non so mai come si sente, a volte parlo troppo forte, gli dovrei mettere la spugna. Ecco, adesso se mi potrete dire come va. eh, Dovresti comprare un tablet, la grafica è bassa, sì sì, bassissima risoluzione, perché questa camera del 99, questa 99, questa webcamera del 99
filma 320 per 240, che poi YouTube rende il video a 480. Ma voi immaginatevi un po' che poi filma quadrato non rettangolare. Salve caro, fai certo, se fai visual va bene uguale. Caro San, i nuovi giunti. Ah, bene. José Méndez. Hello, hello José Méndez. Ciao José Méndez. Te hago moderador. Falcon, ti sento basso. Aspetta che mi alzo un po'. È il problema dell'audio. Ti ho fatto moderatore. Falcon, benissimo. Ecco, siete tutti moderatori. Ciao José Menendez. Qualcuno mi può dire se con la spugnetta si ascolta meglio o ci sono sempre dei rumori? Moderatore a te, moderatore della chat. Siccome per fare una live forse dovresti far entrare gente da solo, è difficilissimo. Eh sì, bisogna farli entrare tutti in compagnia. Si sente meglio? Ah, benissimo, sono contento perché io, vediamo un po'. Ecco, adesso ho acceso il parlante. Sì, sì, perché è proprio la spugnetta serve per evitare gli sputi, il suono quando uno parla, le pu. Sì, caro San, non urlare però. Ah, ah, ah. Perché non mi so moderare con il cellulare, sono abituato a urlare perché c'è il microfono che è quello che è. Allora mi devo filmare a questa distanza, no, a distanza di braccio. Bene, sono contento. D'accordo, faccio come la Vanna Marchi. D'accordo, io sono iscritto con campanella attiva da 4 giorni fra. Benissimo Falcon, quando posso passo dal tuo canale, commentami un video così ti trovo, oppure sotto questo video lascia il commentario. Ecco un suggerimento. Adesso siete in 3, dicevo, più gente c'è in chat più fa gruppo. Esatto. E io mi trovo che faccio parte della chat di Flaco, quella su Telegram, e commento sto nella chat di Flaco e di Costantino, però il 90% di quelli che guardano i miei video non sono iscritti al canale. Non so come sia la cosa. Ah, comunque, se qualcuno di voi non riesce a fare le live, io lo potrei nominare moderatore del mio canale e allora farebbe le live nel mio canale. Sì, io ho scoperto anche che c'è un bot. Se tu cerchi in Telegram YouTube, ti appare YouTube bot e poi un sacco di bot di YouTube, da non confondere con i cct, che tu se metti condividi in quel bot di YouTube il link dei tuoi video, e poi tutta la comunità di Telegram potrebbe arrivare a guardare i tuoi video di YouTube. In parte YouTube, in parte sono gli utenti, vallo a sapere nello specifico. Quindi c'è un bot di YouTube che può far guadagnare molti spettatori, perché la gente in Telegram cerca video di YouTube, magari in molti paesi che non europei o fuori dall'Italia. Allora cercate, vediamo un po' come si chiama. C'ho il computer vecchio del 2010, che ha oltretutto il computer del 2010
la webcamera di un computer che ho avuto nel 2000. Allora io tube bot, ecco qua, youtube bot telegram. Vediamo adesso cosa succede. Bot de telegram per spremere i miei 7 migliori bot da provare. Bot de te, purtroppo io trovo solo informazioni in spagnolo. Vediamo un po' se vi interessa, tanto non è che lo spagnolo sia molto diverso dall'italiano. Allora ecco, basta che voi cercate questo, il sto più che io non sapevo all'inizio come funzionava, ma poi cercate in telegram, cercate con il vostro nome e vi apparirà. Ecco, questo è il nome del bot, il bot più semplice, youtube bot. Il problema è che non tutti i bot sono legali, ho saputo. Sì, ma questo solamente ricondivide i tuoi video in non è che se uno fa solo youtube è difficile, ci sono tantissimi canali. Io sono in un gruppo dove il proprietario è un mio amico. Se volete entrare, magari qualche aiuto nel nostro piccolo lo diamo. Ah, ok, no, salve, ma salve Barbacani podcast, salve Barbacani, come stai? Ecco qua, allora vi do qua l'articolo. Dicono che questo bot è il più semplice da utilizzare. youtube bot serve per cercare, mostrare e condividere video di youtube e molto di più. Potete configurarlo perché mostri video recentemente pubblicati nei canali che stai sottoscritto o che vuoi scegliere in quel momento. Può mostrare nelle conversazioni con il bot o in una, quindi se tu cerchi per esempio Santen Chan in telegram, ti farà vedere anche ciò che ho pubblicato attraverso questo bot, oppure che ho pubblicato in pubblica post in altri gruppi. Comunque fate un po' voi, perché il bello di questo bot è che se decidi di ritirare tutto quello che hai pubblicato nel bot, basta che la history e si cancellano tutte le pubblicazioni in quel bot e non si trova più nulla. Quindi se ti sei pentito di pubblicare in quel bot, è solo da un unico posto che devi cancellare tutti i tuoi video che hai spammato, non gruppo per gruppo, perché magari sei entrato in un gruppo che non era come ti aspettavi, e poi vallo a ritrovare il tuo post in quel gruppo e vuoi togliere i video che hai messo in quel gruppo. Invece se pubblichi attraverso questo bot puoi ritirare tutto dal bot e disiscriverti dal bot. Allora dici sto leggendo. Io passo da tutti di solito, non so perché youtube toglie l'iscrizione spesso a caso. Che nervi, anche a me succede. E succede soprattutto che io dopo le live di Costantino e di Flacco lascio dei commentari, ricarico la pagina e quei commentari spariscono, ma non so dove vanno a finire. Veramente è uno strazio, però se la vi che ci possiamo fare, sono le cose della vita.
va così, non ci si può, non ci può far niente, bisogna accettare le cose con filosofia. D'altra parte, come YouTube comanda, noi quando ci siamo iscritti a YouTube abbiamo accettato, quindi abbiamo firmato digitalmente un contratto mettendo accettare o accetto, e quel contratto diceva tutte le cose che dovevi fare in YouTube, che dovevi accettare, e nessuno avrà letto nulla, neanche una riga, perché tanto sai che se non accetti non ti puoi iscrivere a YouTube, non puoi fare il tuo canale. Certo, ci sono delle cose che magari potresti andare addirittura nell'alta corte europea, perché violerebbero gli statuti ed i diritti costituzionali italiani ed europei e mondiali, ma non ti conviene, perché tanto poi alla fine, nel frattempo, se vogliono ti cancellano il canale. E poi voglio dire, il problema è che è molto lungo, lo fanno apposta. Magari no, io credo che una qualsiasi piattaforma che ha miliardi di iscritti e migliaia di miliardi di video caricati al giorno, magari non lo fa apposta, ma non riescono neanche a stare dietro tutto il mondo, non riescono proprio a governare YouTube. Io credo, d'altra parte, si trova molte cose brutte, molti commentari bruttissimi, che nonostante vengano commentati, come anche in altre reti sociali, nessuno toglie. E invece quando appena fai qualcosa che a qualcuno non piace, rischi che ti tolgano il video, perché proprio non possono avere un governo assoluto, un controllo assoluto, come qualcuno crede, su migliaia di miliardi di minuti usciti al secondo. Io ho letto, ma ad esempio il copyright un po' assurdo, e sì, io ho caricato dei cd che avevo di musica, cioè ho fatto un altro canale che avevo nel 2010, perché questo è il mio secondo terzo canale che carico roba mia, però l'ho chiuso nel 2011 perché andava malissimo. Poi io non ho avuto internet dal 2012 al 2013, e vabbè, io mi sarei aspettato uno strike per copyright, che poi all'epoca dovevi proprio togliere il video, poi hanno fatto che toglievi la traccia audio, adesso hanno fatto che il più delle volte eh, tu lasci il video così com'è e non recepisci i diritti d'autore. Ma io avevo messo musica estratta da cd italiani della rca o di altre compagnie italiane, insomma, e a reclamare i diritti d'autore per altri paesi fuori dall'Italia era la Sony Corporation, non una casa discografica italiana. E allora che cos'è? Voglio dire, magari non era neanche la musica da loro reclamati. E così, no, no, il karaoke lo puoi fare soltanto con delle bassi che trovi, eh, per esempio tipo pezzelle per le foto, i video, musica che per esempio trovi in YouTube gratuita, che poi magari do messo un altro cambia d'autore, tu la devi levare. Ma se per esempio fai un arpeggio di chitarra e suoni anche una melodia classica o un'armonia classica completa, scattano i diritti d'autore. Se prendi una fisarmonica, che anch'io ne ho una, si parlava in una live fatta da Costantino Ru, le fisarmoniche, e se suoni una fisarmonica devi appena fare un abbozzo di musica, perché altrimenti scattano i diritti d'autore, non importa come tu riproduci musica protetta da diritti d'autore, fischiettando, cantando, addirittura se canti così bene che i loro algoritmi interpretano che è una canzone protetta dai diritti d'autore, non puoi cantare bene, perché altrimenti non monetizzi. Addirittura se tu fai canzoni, fai video di canzoni cantando, non ti monetizzano il canale. Se mando feedback a YouTube non rispondono mai. No, ma immaginati che tutto il mondo manda il feedback e loro dovrebbero rispondere, avere 10.000 impiegati per rispondere. Cioè allora
spesso per copia ti tolgono la monetizzazione se ce l'hai stato, se hai molti video con gli strike di monetizzazione o li levi o ti tolgono la monetizzazione. Ti devono infastidire in tutti i modi e purtroppo è così, sappiamo che è così. Sì, bisogna darsi a qualcosa di originale. Il problema dei diritti d'autore che a me mi starebbero pure bene, perché uno dice bisogna essere creativi. Se uno sa suonare, per esempio, invece di utilizzare musica, se la crea. Ma il problema è con i generi, soprattutto moderni, e dove è una differenza fra una salsa, una rumba, un cia cia cia? È un ritmo molto povero. Allora se io mi suono un cia cia cia, magari chiamo un'orchestra, scrivo io il brano, la faccio interpretare e poi lo metto di sottofondo a un mio video, lo stesso una qualche coincidenza con musica patentata e registrata la si trova, e quindi alla fine non serve a nulla suonare la chitarra o il tamburo, perché deve essere un qualche cosa di molto originale. E poi ai giorni d'oggi c'è poco di originalità, molte cose non sono state già fatte, esatto. Ma anche se tu fai una variante, per esempio oggigiorno uno Chopin, un Mozart o un Beethoven violerebbero i diritti d'autore in YouTube, perché quante composizioni uguali, per esempio opera 67, opera 87, la nona sinfonia, la prima sinfonia, per esempio. Non so chi scrisse le sinfonie, se Bach o Beethoven, adesso non mi ricordo, ma perché ascoltiamo sempre la nona sinfonia di Beethoven, la nona sinfonia di Bach? Perché tutte le altre sono varianti sul tema, non è che sono molto diverse. Ta 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 tararara ta ta. E cambia poco l'intensità, il ritmo, però più o meno è lo stesso, per quello che nella radio classica non ascoltiamo in seguito le 300 sinfonie di Beethoven o di Bach o di Mozart, perché sono variazioni sul tema. Allora è meglio passare da autore a autore, un altro giorno passi un'altra sinfonia, un'altra opera. E oggigiorno veramente se i compositori classici caricassero in YouTube, tutti quanti si starebbero copiando l'uno all'altro. San, dovresti fare un tuo gruppo Telegram con noi ed i fan tuoi, chiunque voglia aderire. Penso, io l'ho fatto un mio gruppo in Telegram, cerca Sant'Enchan, troverai un gruppo, è un gruppo aperto. E sì, perché la musica, cioè ogni genere musicale crea delle opere simili, perché se no non sarebbe un genere musicale. Il tango è differito nel tempo, però gli autori grosso modo facevano cose simili. Tararara, ta, 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 tararara, ta, ta. E poi se non c'è questa strofa anche nel modo di cantare, ah perché la 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 e tu te fuiste, e il ritmo è tac 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 quello metronomo, non e così pure il cia 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 tu 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 tu, poi magari gli cambi gli strumenti, metti musica elettronica, ma è sempre cia cia cia, come la lambada, come Despacito. Hanno preso da qualche base musicale, però è così, la vita è così, la vita non sempre è originale, è evoluzione costante, differenziazione costante nell'evoluzione, ma non è che escono fuori forme di vita totalmente differenti l'una dalle altre. E quindi sono contento che questa live abbia una buona partecipazione con rispetto al promedio delle mie live. Vedo che c'è abbastanza gente, insomma. Poi vediamo, qua c'ho due notifiche. Ah, niente, due video che sono usciti ultimamente. Pesca in Spagna ha caricato un video, però adesso non lo posso guardare.
E niente, io non avevo un tema di cui parlare oggi, ma avevo tempo. Allora ho detto, siccome mi sono riproposto come minimo far uscire un video che doveva uscire dopo 7 giorni dall'ultimo che ho fatto, e qua il difetto del google chrome è che si deve ricaricare la pagina. L'ultimo video l'ho fatto 5 giorni fa e ho deciso di caricare ogni 7 giorni un video, perché vedo che se no le visualizzazioni sono troppo basse, e per quello avevo creato dei canali differenti dove fare le live. Però ho visto che in altri canali le live sono poco o per nulla viste, e allora non conviene, anche se c'ho molti iscritti, ma non sono 200 2040, sono 70 100, e di sicuro molte meno persone parteciperebbero della live. Allora che la faccia fare? Lì magari caricherò qualche video, così come nel mio canale dedicato a Spreaker carico gli episodi che devo cancellare da Spreaker, i miei radio podcast. E quindi ho deciso di fare questa live su questo canale, nonostante che io stesso sia dell'idea che è meglio non fare video in un tempo inferiore ai 10 giorni o alla settimana. Comunque ho detto vabbè, c'ho del tempo libero. Il mio ultimo video ha interessato poche persone, ho conosciuto Diego Armando Maradona di persona. Ha interessato di più il video sulla politica, il mio penultimo video, e con questo sarebbe il mio terzultimo. E poi ecco, tutti gli altri video hanno circa 200 visualizzazioni, 132, 127. Poi si scende, perché durante le feste di Natale e poi gli short, solo uno ha ottenuto 528 visualizzazioni, non so perché. Durante le feste di Natale le visualizzazioni sono scese da 74, 98. Soltanto prima di Natale 181 visualizzazioni, 101, 129, 116, 118, 113, 141, 163, 83, 245, 155, 200 visualizzazioni un video di 3 mesi fa, 168, 123, 248 un video di 3 mesi fa, 184, 270 un video di 4 mesi fa, e così via. Basta che voi andiate a vedere qua video. Vi do il link. Allora vediamo un po'. Dipende dagli iscritti se sono fedeli. Beh, vabbè, adesso sono in 6 che mi hanno dato dislike, che mi hanno dato in 4, no, in 4 che mi ha dato dislike. Ma va bene, va bene. Anzi, se non gli piacciono i miei video, che mi diano dislike a tutti i miei video, e la cosa non mi disturba. Possono anche chiamare altre persone a darmi dislike a tutti i miei video. Anzi, questo è un challenge, una sfida per tutti gli hackers. No, gli hackers no, gli haters. È una sfida per tutti gli haters. Se avete coraggio, guardate, commentate e date dislike a tutti i miei video, cari haters. Voi ed haters parisi. Allora dipende dagli iscritti se sono fedeli. Però sante, se uno fa le cose a modo suo, per me si diversifica dalle masse e andrebbe apprezzato. Sì, uno più che altro viene apprezzato, ma appunto non dalle masse.
io sto leggendo dei libri, le masse non leggono i libri, capito? E le masse no, e le masse ragionano distinto, ragionano sotto qualche citazione, sotto l'emozione, l'emotività, e quindi le masse non ti apprezzano. Hai mai visto un grande intellettuale che venda milioni di libri? È raro. Guarda per esempio un programma che io ho seguito, che forse non fanno più per motivi di salute, di Piero Angela, o forse perché aveva il rating poco basso, ma io non riesco più a trovarlo. Super Quark. Super Quark avrà avuto un minimo, sempre meno telespettatori, e invece un altro programma che è carino, Voyager, presenta tutto come se fosse misterioso, un complotto, una intriga, invece è tutto falso, sono tutte cose che si sanno da secoli. Dovremmo supportarci a vicenda per lottare contro l'indifferenza della massa su YouTube. È bellissimo, caro mio amico Falcon, è veramente un qualche cosa che mi ispira, che mi lusinga, ma siamo dei puntini di sabbia nel deserto, cioè le masse sono le masse, e quello che muove sono i grandi numeri, non solo in YouTube, ma anche nella politica, dappertutto. Adesso 5 spettatori, ok Giorgio, vero Wifer? Ok, e poi ucci ucci sento odor di trollucci. Il mio massimo di visualizzazioni in un video è 165 al momento. Complimenti, perché almeno se riesci a avere uno standard così è più alto del mio. Davvero lo hai conosciuto, caro San? Che forza! Sì, Diego Armando Maradona. Siamo andati all'aeroporto perché conoscevamo il caposcalo dell'aerolíneas argentina, aerolíneas argentinas, e sono andato con il completo di football della nazionale argentina e con la bandierina anche, e siamo passati proprio in una zona, non è all'uscita che io stavo con il vigile urbano, ma proprio dove loro fanno il check-in per entrare, proprio in quell'area, prima che addirittura non so se quando esci che hai dato il passaporto o quando stai per entrare, e poi c'è proprio una saletta lì, c'era, perché stiamo parlando del 79, quindi mi sembra che dopo c'è stato purtroppo un attentato a Fiumicino e hanno ristrutturato l'aeroporto, ma adesso sai quante volte l'hanno cambiato l'aeroporto, quindi non ti so dire dove era, però era proprio, loro facevano il check-in per sbarcare, per entrare, e poi mi sembra che la delegazione di calcio passasse per altri luoghi, gli facessero il check-in da altre parti, se gli lo facevano, e io mi trovavo lì perché andava proprio, è dovuto andare il caposcalo della compagnia di bandiera argentina per i tramiti, perché cioè è come quando viene in visita un presidente straniero o un primo ministro a fare i tramiti per tutta la delegazione, ci va il caposcalo della compagnia nel quale viaggiano, non è che devono loro presentare i documenti eccetera. E così la nazionale di calcio di un qualsiasi paese vanno dell'ambasciata, del consolato, della compagnia aerea, capito? È gente importante. Beh, il video politico purtroppo è urgente visto la situazione con rispetto alla quale dobbiamo, purtroppo sì. E poi Bill Gates l'aveva detto, ricordatelo, come l'ho detto anch'io, questa sarà come la spagnola, durerà almeno 2 anni. Stiamo quasi arrivando ai 2 anni, perché no, un anno e passa, dovremmo arrivare, io ho già perso la testa con tutti sti, prima l'isolamento, poi che si va in zona gialla, rossa, verdone, bianca, ma dunque a marzo 2020, marzo 2021 farà un anno, minimo 2 anni, e infatti prima che si vaccinerà tutta la popolazione mondiale o perlomeno quella d'Italia passeranno 2 o 3 anni o 4 se ci abbiamo fortuna.
infatti gli strascichi della spagnola, che è durata 2 anni, si sono anche sentiti dopo. E vediamo un po'. Giorgio, il tuo certo mi sa di la l'arceto o di lucertolone. Boh, perché il Maradona faceva lo spavaldo nel e quindi lo hanno eliminato. No, no, eh, ma almeno dassero un commento costruttivo, dicessero il motivo. Ma no, vabbè, sì, mi piacerebbe che il loro dislike fosse motivato per farmi crescere e migliorare, però a me diciamo i dislike a che servono? A fare capire a YouTube che il video non ti è piaciuto, sostanzialmente, perché non è che penalizzano chi fa i video, anzi le reaction, like o dislike, vanno bene, vanno ugualmente, hanno lo stesso valore. Comunque io sfido chiunque, è una sfida per gli haters, un hater challenge. eh, Mettetemi dislike a tutti i miei video se ci riuscite, e commentateli negativamente se volete, e condividiateli affinché anche i vostri amici haters possano mettergli dislike. Vediamo fino a dove andrete. Vabbè, poi non preoccuparti, ce l'avevo con altri tizi. Ciao San Otto. Ciao Angelo Conte, ti faccio moderatore della chat. Come stai Angelo Conte? Scusa se ho letto adesso, perché sto leggendo e rileggendo. Sì, sì, l'ho salutato, è che io sto indietro con la non c'ho nessun assistente come Alessia, che Giuseppe Flacco Montefiore c'è Alessia. Sei spettatori, ex capogoverno. Ah, ex capogoverno, parente di Conte, l'ex ministro. Se ex capogoverno, ah, perché già si è dimesso Conte, ma chi è arrivato? Chi è arrivato dopo? Allora, sai, caro San José, così dovresti cambiare titolo nel video e scrivere che hai conosciuto il Maradona, avresti molte visual. Ma io ho già fatto un video dicendo che ho conosciuto Maradona e gli ho fatto vedere le foto. Poi potrei fare un ulteriore video, sempre che quel video abbia visualizzazioni, perché mi sembra che l'argomento non è interessato a nessuno sostanzialmente, a meno che voi non mi aiutate a condividerlo, e allora se raggiungerà molte più visualizzazioni farò un seguito. Ma è già tanto che gli ho dedicato quel video, che dura 5 minuti e 57, e ha appena avuto 123 visualizzazioni. Bene, Duccio Barbacani, no, Barbacani podcast ha pubblicato Casal Palocco Regna. Grazie caro Barbacani podcast, caro Barbacani. Allora eh, vediamo di commentare questi due commentari di commento in live. eh, Grande, ecco qua un primo commentario, che il nostro amico Barbacani mi ha commentato un video. Leave the Roskilde alone, e non so che comunque
vediamo un po'. Non so chi sono i Roscal, adesso mettiamo right, così gli diamo ragione, giusto. Poi non so se ho scritto giusto bene in inglese o no, perché insomma da molto tempo. Adesso vi apro il link del video che ha commentato Barbacani. Ecco qua, speriamo che sia questo del b e del ba, un mio video fatto tempo fa. Maradona, ho mandato la condivisione, ma boh, beh, grazie, si fa quello sempre quello che si può. Io accetto di buon grado il tuo aiuto. Bene, Angelo Conte, appena potrò, perché stanotte andrò a dormire e veramente sono molto stanco. Però quello è il video di che ha commentato Duccio Barbacane. youtube.com Angelo Conte, tieni un pub. Sera Lino, Maradona o dovresti avere iscritti attivi. Sì, io ho degli iscritti attivi, c'ho 2000, vediamo qua, mi dice 2040, però sai che molti iscritti sono inattivi dal 2012, non fanno video, non hanno video. E ah, ecco, Giorgio Scano, grazie dei tuoi commentari. Casal Palocco regna, e io rispondo Casal Palocco regna. Purtroppo devo ricorrere alla tastiera virtuale perché regna sovrano. E poi grazie mille carissimo amico Dior, grazie mille carissimo amico Giorgio. Il video di cui ho messo il link, pensate un po' voi, già, di cui ho messo, ragazzi, iscrivetevi l'uno all'altro, tutti quelli in cui qui in chat, e aiutiamoci tutti. Sì, io qua sono iscritto a tutti voi, credo. Ciao Lino da Londra, qua mi dice Wifer di salutare Lino da Londra e non trovo Lino da Londra. Ah, ecco, ciao a tutti da Londra. Ciao, che tempo che farà? Ti nomino amministratore della chat, eh, moderatore della chat. Bene, quel video che ho caricato il link e l'ho fatto c'ha 57 visualizzazioni ed è del giugno 2015 e si titola del b e del ba. Sant'Enchan parla ancora una volta, epica super cazzola times. Io ci avevo purtroppo il difetto, il vizio di fare dei video larghi anche 41 minuti con la mia filmatrice che mi si è rotta e parlavo, non dividevo in argomenti come adesso faccio, li faccio di 5 10 minuti 15, e ne facevo più di una a settimana.
e allora avevo pochi iscritti, ne avevo meno di 200 e non davo il tempo alle persone di guardare il video. E allora che succedeva? Che avevo poche visualizzazioni, ne avevo 57, poi io non capivo come mettere i tag, non si potevano mettere gli hashtag nella descrizione. ehm, e non capivo come mettevo nelle reti sociali il video e non aveva successo. E quindi questo è un video che nel quale parlo di svariati argomenti. E se poi andrete a vedere nella scheda, nelle schede dei video consigliati e quella a fine riproduzione video, ci sono tanti video interessanti dell'epoca. E quindi se volete darmi ore di visualizzazioni e divertirvi un po' con cose vecchie del mio canale, ecco qua il link di un video del poi c'avevo poche persone 2015, perché al limite oggigiorno un video così lo vedrebbero a mozziconi, e visto che ho 2040 iscritti, forse di più perché youtube ne dimostra sempre di meno dal canale, ma all'epoca veramente le persone erano poche. Allora devi prendere sempre che un 10% guardano i tuoi video. Se hai infatti, come mi succede a me, a volte io raggiungo un massimo di 240 300 visualizzazioni, perché mi sto avvicinando a avere 3000 iscritti. All'epoca c'avevo dai 150 ai 200 iscritti e facevo quello che 57 visualizzazioni, 100 visualizzazioni al massimo, ma il più delle volte erano 20 30 e forse 57 visualizzazioni le ha fatte in tutto questo tempo, in 6 anni. Quindi è così. Più iscritti hai e più probabilità. Io ho pochi iscritti e poche ore di visualizzazioni. Ecco, vediamo un po' le statistiche del canale, che non la monetizzazione. Io ho raggiunto le 3102 ore di riproduzione del canale. 3102 ore. Quindi mi mancano meno di 900 ore per raggiungere la monetizzazione. Poi bisogna vedere quanto guadagno, perché dovrò allora fare sempre più live perché la gente mi possa pagare con le super chat e gli stickers. Però ho 3102 ore e, come dire, secondo social blade secondo social blade io oggi ho fatto 116 visualizzazioni, quindi non sono, c'è un promedio di 116 visualizzazioni, a volte 400 in un giorno. Per esempio adesso ieri ho fatto 363 visualizzazioni, che poi le faccio molte volte dall'1 alle 4 del mattino, perché c'ho molti che mi seguono dall'Asia, dall'Alaska, dalle Hawaii. E poi c'è stato un giorno visualizzazioni in un giorno, ma sono dei giorni fenomenali. Adesso siamo in 6, è incredibile come mi continuate a guardare, perché di solito non ho mai avuto. Ah, ecco, adesso come non detto mi è calato il numero a 5. Ecco, però 7 like, 5 spettatori, 7 ah, no, adesso 4 spettatori e appena. Eh sì, caro San, hai ragione. Giorgio, dovresti monetizzare perché tu ci metti la faccia, quindi ti fai un po' di soldini, così puoi comprarti
ciò che vuoi dopo. Esatto, magari arrivassi a essere come PRD e Pai, vorrei almeno avere 1 milione di dollari al mese per pagare tutte le mie spese. Il mio canale secondo le statistiche ha 1081 visualizzazioni. Forza e coraggio che ce la faremmo. Io speriamo che ce la caviamo. A 8 like, bene, sono contento. I dislike si sono fermati a 4 e i like a 8. Io non vado a queste cose sulla visuals, chi mi segue lo faccia pure, se non vuole si faccia un purè. Ah, bravo. Adesso c'ho 5 telespettatori e vi ricordo ancora una volta, se potete diffondete questo video, così è stato quello che è stato commentato del 2015. Vediamo se ho ricevuto commenti. Comunque ragazzi, adesso è mezzanotte, io non vorrei abusare di voi. Ecco qua, Wiffer mi ha consigliato di aggiungere Diego Armando Maradona. Sì, mille, amico del suggerimento. Ecco qua che rispondo a Wiffer. Grazie mille caro amico del suggerimento. E non so, eh, tu che ne intendi al giorno, Scano, rispondi o chiarisci. Sono un tipo notturno di solito perché anch'io sono disoccupato. Ad esempio, per dare i soldi al San, lui dovrebbe tenere una cosa, una poste palai. Guarda, io preferisco la Western Union perché ti pagano al contante. E vabbè, ma no, no, niente. Ti pagano al contante. YouTube ti paga con la Western Union. Sì, sì, vedrò, studierò la cosa. E vedrò perché preferisco ritirare con la Western Union da eh, Poste Pai o Via Pal, PayPal, Pia Pal che cos'è? Pia Pal, no, grazie, quello no. Pia Pal, a quello ce lo mandiamo qualcun altro, a Pia Par. Io ce l'ho, ma al momento non faccio. Esatto, anch'io avevo scelto di associare a Patreon alcuni miei video, ma nessuno mi ha mai donato nulla. E no, non è questione di canale troppo piccolo, è che solamente se fai dei video con certa qualità la gente decide di donarti, perché altrimenti anche questo mio video che è sempre più buio, perché mi devo non so, che c'è la telecamera che si surriscalda e filma sempre più buio. Ciao Barbie Maghetta, e come va? Allora stavamo dicendo che il 90% dei video secondo Analytics li guardano persone che non sono iscritte al mio canale Barbie Maghetta. E come va questa storia? Io seguo sempre tutti gli amici di Costantino e di Giuseppe, e loro invece. Comunque se resistete alla live,
io vengo subito, devo sbrigare delle faccende, poi vengo, eh. Grazie per avermi aspettato. Siccome fa freddo, qua è scorsa la chat, ehm, e diciamo poi 20 iscrizioni e 15 ore, bah, come inizio, essendo 2 settimane con questo canale, vanno bene a me. Ah, ah, ah.
sono perso un po' di chat, grazie per essere pure da me. Vabbè, senti, non posso piano, anche tu sposti video se vuoi, io Falcon, ma sei uno youtuber famoso, pardon, ma non ti ho mai visto, questa è la prima volta che ti vedo. Ok, dopo, vabbè, sono dialoghi fra di voi. Ehm, in questi giorni vediamo come c'è una recrudescenza, zone gialle, zone verdi, vediamo un po', perché i miei cani abbaiano. No, beh, niente, i miei cani abbaiano sempre a quest'ora. Allora, bene, vi parlate, io ho messo il pigiamino già a quest'ora. Io così compro una cama uova. Ah, una cama a forma di uova, il sancif dovrebbe monetizzarlo. Che io è un anno che vengo pallonato da più differenti fronti e io non capisco tutto. Molti iscritti sono inattivi e sì, pure mie, io ho molti iscritti che sono inattivi dal 2012 e poi alcuni non li posso contattare perché non hanno materiale monetizzato. Beh, io prima di dormire non so voi cosa farete, ma io leggerò uno dei miei tanti libri che ho, come vedete qua. Ne ho sempre molti, addirittura ne leggo due o tre, cioè non è che due o tre li finisco, l'inizio due o tre, poi li devo continuare, perché ogni tanto rileggo qualcuno dei libri che ho letto negli ultimi 30 anni o 40. Non tutti stanno qua, alcuni, beh, alcuni li ho persi, alcuni i traslochi. Non mi io guarda Vifer, ti ringrazio dei tuoi suggerimenti, però io ho utilizzato Patreon per monetizzare i miei video e mai nessuno mi ha voluto pagare attraverso Patreon, quindi non è servito a nulla. Devi avere decine di migliaia o centinaia di migliaia di iscritti perché ti inizino a pagare. E poi un'altra cosa, che quello funziona soprattutto in Nord America, dove puoi organizzare delle lotterie. In Italia devi pagare le tasse per le lotterie, devi chiedere il permesso, e è come le super chat e gli stickers. Adesso siete più o meno in quattro nella chat, in cinque. Eh, a meno che non scriviate tanto, è del tutto necessario che paghiate uno sticker o una super chat. Quindi voglio dire, magari voi la super chat la pagherete e quando io avrò le monetizzazioni, lo sticker pure. Infatti un amico, prima che perdessi la monetizzazione, mi ha dato una super chat con 1 euro.
ma a parte che per me sarebbe nulla, poi YouTube sotto i $100 non ti paga, ma esigere da voi il pagamento magari è soso per l'abbonamento al canale, la chat e la super chat non mi risolverebbe molto a me. E se non hai centinaia di migliaia di iscritti come piedi pi che c'ha centinaia di milioni, poi alla fine arrivi a, cioè, avere 2 o 3 euro acciato al mese. Infatti ci paghi le spese della connessione di internet al limite, che non è male. Barbie Maghetta, da dove sei uscita? Da un uovo di Pasqua, sembri una principessa Disney. Ho le ore ma non mi interessa, preferisco semplice. Ho le ore. Beh, ma allora dalla me le ore di visualizzazione, inizia a fare video nel tuo canale. Se voi volete, vorreste fare video e caricarli nel mio canale, che c'ha molto pubblico il mio canale, vi posso nominare amministratori del mio canale. L'importante è che mi date il vostro canale deve essere, deve avere un Gmail di accesso. Allora non si tratta di avere la vostra password, è proprio per evitare di scambiarsi la password che se io vi nomino amministratori del canale, voi mi dovete dare la vostra Gmail, io vi mando la sollecitazione per farvi a voi amministratori del canale. Voi non potrete amministrare i miei video, ma i vostri video sì, caricare dei vostri video. E adesso vi devo lasciare. Ciao cari amiche ed amici, si è fatto molto tardi. Ciao, grazie per avermi seguito.